Ed eccoci qui, dobbiamo parlare del 2024 di Red Bull, Mercedes e Ferrari. Sì, perché del team campione del mondo dobbiamo parlare di come stanno evolvendo la RB20, in quale direzione e quali limiti della RB19 stanno cercando di migliorare, ascoltando le dichiarazioni sia degli ingegneri di Milton Keynes, sia di Adrian Newey e anche di Christian Horner. Poi dobbiamo vedere in che direzione sta andando Mercedes, perché abbiamo delle notizie importanti sui cambiamenti della V15, lato aerodinamico, e infine parliamo di Ferrari che sta lasciando diversi ingegneri a AlphaTauri, che sappiamo attualmente è la guida di Laurent Mekies, che fino al 2023 è in Ferrari e ora è team principal di AlphaTauri. Ma mi avete chiesto in tantissimi di parlare sia dei crash test e anche della notizia della Ferrari 2024 che è migliorata di 7 decimi rispetto alla SF23. È vero o non è vero? Come dobbiamo considerare questo dato? Preparatevi e guardate il video fino alla fine, perché andremo a trattare i punti più importanti dei top team, partendo da Red Bull, poi Mercedes e infine Ferrari. Non dimenticatevi di dirmi nei commenti cosa ne pensate dello sviluppo di Red Bull e di quello di Mercedes, ma soprattutto cosa ne pensate di questa notizia dei 7 decimi di miglioramento di Ferrari. Secondo voi è attendibile o non attendibile? Dopo vi dico anche la mia opinione. Se vi piacciono i video sul canale non dimenticatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. E vi ringrazio di cuore per tutti quelli che hanno attivato le notifiche, perché in questo modo riuscite a essere sempre aggiornati sui video che pubblico senza doverli cercare, perché quando pubblico un nuovo video ricevete la notifica e potete subito guardarlo. Ogni settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì escono nuovi video a tema Formula 1 e Automotive. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla! Partiamo da Red Bull. La nuova RB20 nasce per valorizzare i punti di forza della RB19, ma anche per curarne delle debolezze. E sì, può sembrare strano, ma anche una macchina come la RB19, che ha dominato per tutto il 2023, vincendo tutte le gare tranne una, e considerando, vabbè, anche la sprint race vinta da Piastri, anche una vettura così ha delle debolezze da migliorare. E il team di Milton Keynes ha dichiarato che è già da 6 mesi che sta lavorando sulla Red Bull 2024 e stanno portando avanti adesso anche lo sviluppo della Red Bull 2025. Questo per farvi capire quanto sono avanti sullo sviluppo. Possono permettersi addirittura di sviluppare 2 progetti diversi per 2 stagioni diverse, perché sanno già che il progetto della Red Bull 2024 sarà vincente. Infatti Ben Waterhouse, responsabile della divisione Performance Engineering in Red Bull, ha rilasciato una lunga intervista a Race Car Engineering, illustrando nel dettaglio gli obiettivi del 2024. Infatti a lui stesso detto che erano consapevoli che la Red Bull aveva dei limiti anche nella stagione 2023. Se prendiamo come riferimento per esempio la gara di Singapore, e ci sono delle aree che vogliono migliorare, soprattutto la prestazione alle alte velocità e alle basse velocità, ma al tempo stesso Red Bull vuole prendere i punti di forza della RB19 e valorizzarli in modo da non perdere in nessun'area. Infatti la RB19 non è migliorata tantissimo rispetto alla RB18, che era già una vettura dominante, ma è riuscita a migliorare quel tanto che basta per essere performante nella maggior parte dei circuiti e anche in diverse condizioni. Ed è quello l'obiettivo di un team campione del mondo. Non devono stravolgere la propria vettura da una stagione all'altra, gli basta evolvere e migliorare nei punti deboli o rafforzare i punti di forza della vettura dell'anno precedente. Continueranno con questa filosofia anche per il 2024 e tra i punti di forza della RB19 spicca ovviamente l'elevata efficienza aerodinamica, ovvero di avere una vettura con alto carico aerodinamico ma nonostante ciò avere una bassa resistenza aerodinamica. E infatti non ci sorprende come Red Bull abbia dominato in quei circuiti dove c'erano sia delle curve da alto carico ma anche dei lunghi rettilinei. Penso per esempio a Suzuka oppure anche a Silverstone. Ma proprio perché la RB19 era una macchina versatile che andava bene un po' in tutti i circuiti, faceva più fatica nei circuiti estremi, o che esaltavano le vetture a basso carico o che esaltavano le vetture ad alto carico. Penso per esempio ai circuiti a basso carico come Monza e Las Vegas, oppure dei circuiti sconnessi e tortuosi come Monaco e Singapore. Badate bene, nonostante ciò la Red Bull ha dominato in tutte le piste, ma in queste che vi ho citato ha fatto un po' più di fatica rispetto alle altre. Questo perché sì, la RB19 si è dimostrata forte in tutti i circuiti, ma comunque quando tu devi sviluppare una macchina devi andare a sacrificare qualcosa. Non puoi avere una macchina che funziona ovunque nella stessa maniera. Ovviamente se consideriamo il bicchiere mezzo vuoto di Red Bull è minimo. Quando hanno sacrificato della performance, specialmente in qualifica, sono riusciti comunque ad andare a compensare in gara e portarsi a casa una stagione che è quasi perfetta.
Infatti l'unico punto debole, se vogliamo, di questa RB19 erano in particolare le curve a bassa velocità, perché la Red Bull soffriva di un leggero sottosterzo che già si era visto nel 2022 sulla RB18, che era anche più pesante e quindi questo effetto era più marcato e aveva permesso a Ferrari di lottare per il titolo contro Red Bull fino a metà stagione. Questa cosa non è successa perché nel 2023 Red Bull era talmente più forte degli avversari nelle altre curve, penso nelle curve a medio-ampio raggio, che riusciva a compensare la mancanza che aveva in trazione, dove faceva un po' più di fatica in uscita di curva e anche appunto in precisione nelle curve a bassa velocità. E in più la RB19 faceva un po' più di fatica quando c'erano gli asfalti sconnessi, penso nei circuiti cittadini, e quindi c'era bisogno di alzare la vettura di più da terra e di conseguenza sfruttare meno i canali venturi del fondo per generare carico. Nonostante ciò, Ben Waterhouse ha confermato che stanno riuscendo a migliorare la RB19, quindi la RB20 sarà più competitiva, ma c'è ancora tanto lavoro da fare per riuscire a migliorare tutti gli aspetti che si erano prefissati. Infatti ha lui stesso confermato che la RB20 è già in cantiere da 6 mesi e in Red Bull stanno già cominciando a pensare alla stagione 2025. Questo ci mostra quanto sono avanti, nonostante il crash test fallito, che come vi ho detto anche settimana scorsa, secondo me non è un punto debole di Red Bull, ma anzi è qualcosa che ci dovrebbe far spaventare, perché vogliono sviluppare sempre di più al limite e la loro fame di vittorie non finisce qui. Per cercare di avere un telaio sempre più al limite si va anche addirittura a fallire il crash test, e il fatto che Red Bull continui a sviluppare prima degli avversari la macchina dell'anno dopo è un problema non da poco, che avevamo già evidenziato, perché è come se loro fossero sempre più avanti degli avversari sullo sviluppo. Sanno già che la RB20 sarà una vettura competitiva che potrà lottare per il titolo, quindi che senso ha per loro continuare a sviluppare quella vettura lì, magari lavorando su dei dettagli inutili? Meglio pensare alla vettura 2025 per portarsi avanti. Non possono farlo per la Red Bull 2026 perché la FIA ha imposto di non poter lavorare sulla vettura 2026 fino al 1° gennaio 2025, data nella quale si potrà iniziare a pensare alle vetture del nuovo regolamento. Ma fino a quel momento Red Bull non potrà lavorare. Come saranno effettuati i controlli non lo sappiamo. Molti abbiamo detto anche: ma come fanno a controllare che non stanno lavorando su soluzioni aerodinamiche che poi vedremo in futuro? E questa rimane un'incognita non da poco. Detto ciò, ho voluto parlare subito di Red Bull per smentire tutti quelli che magari potessero pensare: cavolo, Red Bull è in difficoltà perché non ha passato il crash test. Calma, Red Bull sta già pensando al 2025. Sono molto sicuri della propria vettura 2024, quindi possiamo affermare con certezza che si presenteranno come la vettura da battere e sono i candidati numero 1 per vincere il mondiale anche quest'anno. Questo lo dico non per fare il disfattista, perché sono il primo che voglio che Ferrari vinca il mondiale, però dobbiamo anche essere realisti, vedere lo storico delle gare passate, come stanno sviluppando la RB20, e così si capiscono tante cose che sono fondamentali per fare delle analisi concrete. E Adrian Newey ha confermato che lo stallo del DRS è stato un componente molto studiato in Red Bull e che ha permesso poi nella prima parte del 2023 di avere quel vantaggio sul rettilineo che è servito soprattutto in qualifica e nelle fasi di sorpasso in gara a Red Bull per fare la differenza sugli avversari. Nonostante avessero una macchina magari anche ad alto o medio carico, riuscivano a essere più veloci sul rettilineo, che è una cosa non da poco. E Adrian Newey ha detto che quella soluzione deriva da anni di studio che hanno permesso al team di Milton Keynes di essere migliori anche sulle velocità di punta. Ma parliamo ora di Mercedes. Come sarà la V15? James Allison, attuale direttore tecnico a Brackley, ha buttato nel cestino i concetti della Mercedes senza pance di Mike Elliott. Infatti la nuova Mercedes avrà un layout aerodinamico senza estremizzazioni. Avrà le pance in stile Red Bull con l'effetto downwash e cercheranno di essere molto scavate sotto nella zona del fondo del marciapiede e invece più bombate nella parte superiore, vicino alla bocca dei radiatori, che sarà più stretta come quelle di Red Bull. Ma non solo, il fondo non sarà così lungo come quello della V14 per cercare di evitare l'insorgere del porpoising, problema che anche la V14 aveva accusato a inizio stagione ed era uno dei problemi principali della V13, ce lo ricordiamo tutti. Ma non solo, il retrotreno sarà ancora più rastremato e ancora più compatto, quindi ci sarà una miniaturizzazione degli elementi interni. Hamilton sarà accontentato perché il posto di guida sarà più arretrato rispetto all'anno scorso e il salto prestazionale dalla V14 alla V15 si aggirerà sui 5 decimi. Non prendiamo come importanti i distacchi perché sono sempre delle voci e non sappiamo realmente quanto stanno migliorando gli avversari, quindi è difficile fare delle stime a riguardo. L'epoca degli esperimenti di Mercedes è finita. Da Monaco 2023 Mercedes ha deciso di prendere decisioni che funzionano anche in pista, senza azzardare. Pensare che nella prima parte del 2023 l'Aston Martin faceva meglio di Mercedes, con la quale condivide il motore, il cambio e utilizzava la stessa galleria del vento, beh, era qualcosa che a Toto Wolff
Wolff non andava bene. Bisognava cambiare rotta per Mercedes per cercare di avvicinarsi ancora di più a Red Bull. Ma non solo, anche McLaren riusciva a essere migliore di Mercedes in alcune gare, nonostante sia un team cliente, perché utilizza il motore Mercedes. E quindi 2 su 3 squadre clienti, escludendo Williams che non ha i fondi necessari per lottare al vertice, riuscivano a essere migliori in alcune gare di Mercedes stessa. Qualcosa di clamoroso. È come se un team con un po' più di soldi di asse riuscisse a battere Ferrari. Sarebbe uno scandalo, solo perché utilizza lo stesso motore e riesce ad adattare l'aerodinamica meglio del team madre. Per questo Mercedes ha accantonato totalmente il progetto della V14 e V13. L'idea alla base del ragionamento di Elliott era quello di avere un fondo lungo con maggior superficie in grado di generare carico aerodinamico con il corpo vettura e avere anche un fondo con più aria, con più flussi, un diffusore con anche una maggior superficie, in modo da scaricare l'auto nella parte superiore, prima con la Mercedes senza pance, poi con delle ali più scariche. In questo modo avevi una parte superiore più scarica e la parte del fondo più carica per avere un maggior effetto suolo. Ma al contrario, questa differenza di carico e di pressione tra la parte superiore e inferiore generava un porpoising marcato che non permetteva a Mercedes di correre con l'altezza giusta da terra e quindi non generare abbastanza carico perché era sempre troppo alta. In più il fondo era troppo sensibile alle turbolenze generate dalle ruote anteriori, disturbando l'efficienza del marciapiede delle zone a bassa pressione. E pensate che Adrian Newey aveva già visto il porpoising sulla Williams FV16 di Ayrton Senna, quella del 1994. Aveva già capito lì che delle pance troppo lunghe potevano determinare lo stallo del fondo di una macchina che era la Williams dell'epoca, che era tornata alle sospensioni passive, e quindi si verificava questo saltellamento che invece con delle fiancate più corte e un fondo più corto non si verificava. Le modifiche su quella Williams allora arrivarono dopo la morte di Ayrton Senna e Adrian Newey ha fatto tesoro di quell'esperienza per capire che una macchina troppo lunga tendeva a generare il porpoising più facilmente rispetto a una macchina più corta e con delle fiancate più corte. Quindi nella V15 avremo un cambio più compatto, il motore sarà spostato più indietro, la sospensione rimane push rod all'anteriore e pull rod al posteriore, quindi l'opposto di Red Bull, quindi anche l'abitacolo sarà spostato più indietro, e in questo modo si allontanano le pance e le bocche dei radiatori dalle ruote anteriori per evitare turbolenze nocive che possono danneggiare i flussi che vanno sul marciapiede e quindi nel retrotreno della vettura, che sarà ancora più compatto. Praticamente Mercedes cerca di riordinare i flussi aerodinamici sulla propria vettura per avere una macchina più prevedibile, senza sbalzi aerodinamici, e che possa garantire a Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, una vettura facile da guidare, che sia nelle sue corde e che gli permetta di riavvicinarsi a Red Bull. Hamilton ha firmato un contratto di 1 anno più 1 di opzione, essendo stato rassicurato da James Allison sul progetto della V15, e sono passati ormai 3 anni da quando il pilota inglese non ha vinto una gara. Ha bisogno di tornare a vincere, altrimenti potrebbe rompersi qualcosa tra Hamilton e Mercedes. Quindi per le frecce d'argento, frecce nere, è importante tornare a vincere il prima possibile. Vedremo se finalmente questa V15 andrà nella direzione per poter lottare per il titolo nei prossimi anni. L'ex direttore sportivo di Ferrari, ovvero Laurent Mekies, attuale team principal di AlphaTauri, ha messo nel mirino diversi uomini di Ferrari per portarli al team di Faenza, ovviamente spinto dalla volontà di Red Bull. Sappiamo che da dicembre l'Academy di Maranello è guidata da Jock Clear, in cambio di Marco Matassa che aveva lasciato il cavallino, per affrontare una nuova avventura professionale. E secondo il Corriere dello Sport sta affrontando un periodo di gardening leave per poi arrivare in AlphaTauri. Per l'ingegnere italiano si tratta di un ritorno, siccome fino al 2018 aveva lavorato in Toro Rosso, attuale AlphaTauri, fu ingegnere di pista di Kvyat e Sainz, e l'ingegnere francese attuale team principal Laurent Mekies sta provando a portare altri ingegneri da Ferrari a AlphaTauri, perché sembrava che Laurent Mekies si fosse lasciato in buoni rapporti con Ferrari, ma il fatto che voglia portare tanti ingegneri in AlphaTauri sarebbe un duro colpo per la rossa. Legittimo, per carità, ma tosto da accettare. E lui stesso ha diversi numeri di telefono che può contattare per provare a convincerli e farli passare da Ferrari a AlphaTauri. Vedremo quali saranno le mosse future di Laurent Mekies, però questo è il suo intento. Ma parliamo pieno di Ferrari. Roddy Byrne è stato a Maranello a far visita alla fabbrica ed è costantemente presente come super consulente della rossa, questo per cercare di mandare avanti i lavori interni e anche per avere più contatti all'interno del mondo della Formula 1, per portare più ingegneri alla rossa. Lo XR invece sarà in arrivo dalla Mercedes e inizierà a lavorare a Maranello da fine 2024, come avevamo già detto l'anno scorso è uno degli ingegneri nuovi che arriverà a Maranello, oltre a David George arrivato da Red Bull che ha già iniziato a lavorare nella scuderia dall'anno scorso. E invece sappiamo che Iñaki Rueda lascia il gruppo di Formula 1 di Ferrari e quindi sarà impiegato in altri reparti, con Ravingine che ormai ha acquisito sempre più esperienza ed è a capo del muretto della rossa, spinto da Vasseur. Quindi per la George
gioia di tanti che qui si lamentavano sempre di Rueda, soprattutto delle decisioni sulle strategie del 2022 di Ferrari, beh, potete dormire sogni tranquilli perché adesso non sarà più in Formula 1 con Ferrari. Abbiamo detto prima che Marco Matassa passerà in Alfa Tauri, il motorista Eric Mignan dovrebbe lasciare Ferrari per andare in Renault, quindi in Alpine. In più sappiamo che i piloti, sia Leclerc che Sainz, scenderanno in pista con la F175. Scenderanno in pista a Fiorano il 9 e il 10 gennaio. E ora arriviamo finalmente alla notizia di Ferrari più veloci 7 decimi rispetto alla SF23. Partiamo dal presupposto che secondo me nella pausa invernale non dobbiamo mai considerare i decimi di guadagno di ogni vettura della stagione successiva, perché prima di tutto non sappiamo la base di partenza di riferimento. A quale SF23 ci riferiamo? Quella di fine stagione? In quale sessione? Qualifica, gara? Non si sa nulla a riguardo, quindi questo dato già è ininfluente. Ma in secondo luogo non sappiamo quanto stanno migliorando gli avversari, perché se tu mi dici la Ferrari migliora di 5 decimi, poi la Ferrari migliora di 7 decimi, ma gli avversari migliorano di un secondo e mezzo, vedete che quel miglioramento fatto da Ferrari non ha così tanta importanza, anzi diventa quasi svantaggioso nei confronti degli altri team, perché vuol dire che il team di Maranello non ha migliorato la propria vettura abbastanza. Quindi prendete sempre con le pinze questi dati che emergono e considerate sempre veritieri i dati della pista, non quelli che emergono dalla galleria del vento. Quelli servono più a confermare se l'aerodinamica sta funzionando o meno, ma non ci danno dei reali valori sul guadagno in termini di decimi, perché poi tra la galleria del vento e la pista c'è un abisso. Bisogna provare la macchina in pista e vedere se effettivamente migliora, perché ci sono tante condizioni diverse che si aggiungono che possono complicare il miglioramento della vettura. Quindi calma, è importante parlare delle notizie concrete, dove stanno a lavorare Ferrari e gli altri team, se ci sono dei problemi nello sviluppo, dei rallentamenti, come procede nel dettaglio la preparazione dei piloti, lato simulazione. Queste cose qui sono fondamentali da vedere insieme, ma non soffermiamoci sui decimi di guadagno. Quelli li vedremo poi in pista nei test in Bahrain. Ma come funzionano i crash test? Il regolamento prevede decine di test che vengono poi sperimentati sulla monoposto, che sono divisi in 3 categorie: i test di impatto, i carichi statici e le dimostrazioni progettuali. Infatti in alcuni casi i test vengono effettuati al computer con calcoli e simulazioni strutturali e non tanto dei test fisici, e tutti i test vanno fatti sull'impatto frontale, l'impatto laterale, l'impatto al posteriore, il roll bar. Ogni test viene ripetuto decine di volte per verificare che la cella di sicurezza non ceda in nessuna di queste parti. Ditemi se volete un video approfondito su come funziona nel dettaglio, che ve lo posso fare. Fatemi sapere nei commenti come avete preso la notizia dei 7 decimi di Ferrari, come vedete il miglioramento di Mercedes e di Red Bull. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema automotive e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.